L'uomo ha sempre usato i mostri come metafora delle sue stesse paure. Zanne, corna, artigli e sibili. Ogni caratteristica esorcizza i nostri sentimenti negativi, proiettandoli verso qualcosa di astratto. Le storie diventano leggende e le leggende si intersecano nella cultura popolare. In questo episodio dedicato alla notte di Valpurga e in collaborazione col canale Quel Nerd col Pizzetto, io e nella Tana della Bianconiglia parleremo di 13 creature spaventose della tradizione italiana. Io tratterò il centro-nord, mentre lei il centro-sud. I soggetti sono stati scelti in base al terrore scaturito nelle leggende e al numero di finali tragici che esse si portano dietro. Perciò alcuni mostri, pur temibili, sono stati scartati in quanto sconfitti sempre da santi, persone astute o divinità. Iniziamo dall'essere meno spaventoso, fino ad arrivare a colui che farebbe tremare perfino Cthulhu. Vi lascio ai 3 bravi narratori, chiacchiere e audiolibri, gli audioracconti by Demi e Vir. Settimo posto. Il Bau Bau. Il Bau Bau, anche chiamato uomo nero, è presente nelle culture di tutto il mondo ed è usato come spauracchio per terrorizzare i monelli. Esso è un demone che vive in antri oscuri e pare abbia una predilezione per i bambini, specialmente se cattivi. Aspetta la notte per strisciare fuori dal suo nascondiglio e catturare qualche ingenua preda. In Italia ha diverse incarnazioni. Barabiciu Cutela in Piemonte, Santermo in Sicilia, il Vecchio col Sacco in Puglia, il Mommottu in Sardegna e via discorrendo. A volte sono altre creature che rubano, se così possiamo dire, il ruolo al Bau Bau, come il Krampus, l'orco, le streghe, il gatto mammone, oppure alcuni spiritelli come l'Aure Pugliese. Non si sa esattamente l'origine del nome Bau Bau, ma si è ipotizzato che possa derivare dall'arabo Baban, ovvero vincitore, e quindi pare sia un retaggio dell'antico timore che la gente provava verso i saraceni. Un'altra ipotesi è che sia l'onomatopea del latrato del cane. Barabiciu Cutela è una creatura delle tenebre caratterizzata da un grosso naso, denti aguzzi, un coltellaccio e occhi di brace, il cui compito è catturare i bambini cattivi e mangiarseli dopo averli messi in un sacco. È diffusa soprattutto nella zona di Cuneo. Invece, nella Repubblica di Venezia, vennero soprannominati i Babai i 3 inquisitori supremi della polizia segreta della Serenissima. Nomi azzeccati, se consideriamo quanto fosse spietato il loro metodo di indagine e di esecuzione della giustizia segreta. Il Bau Bau rappresenta le paure dell'infanzia, ma anche delle tenebre e di ciò che vi si potrebbe annidare. Il nostro demone è protagonista di numerose ninna nanne dal sapore macabro e inquietante. Numero 6. Le fate. Sorpresi, vero? Bene, dimenticatevi le fate dolci disneyane, perché nella maggior parte dei miti sono creature imprevedibili, capaci di grande crudeltà. In molte leggende italiane, in particolare della zona nord-est, sono creature seduttrici e pericolose, dedite alla caccia e allo smembramento di esseri umani. In Veneto e in Friuli abbiamo le fade o Selaganlaute, creature esclusivamente femminili. Dalla parte superiore erano splendide fanciulle e dalla parte inferiore avevano coda e zampe da capra. Sembra che abbiano molto in comune con le Uldra, creature scandinave della foresta con un ruolo simile a quello delle ninfe, anch'esse mezze fanciulle e mezze capre. Le fate sono creature vendicative e la maggior parte di loro si nutre di carne umana e banchetta assieme agli orchi che pare siano la loro controparte maschile. Dopo il Concilio di Trento sono state obbligate a vivere nelle grotte e nelle montagne, lontano dagli umani. Narra la leggenda di un uomo che verso tarda sera vide dalla finestra un gruppo di belle fanciulle diretto verso il bosco. Incuriosito chiese alle donne dove erano dirette
allorché queste gli risposero di andare a procacciarsi del cibo. Il giovane chiese gentilmente se gli avessero portato un po' del loro cibo e le misteriose signore accettarono. L'indomani mattina l'uomo si svegliò e scoprì con orrore che, conficcata con un chiodo sulla sua porta d'ingresso, vi era una gamba umana. In Sardegna le Llanas erano per lo più esseri buoni, ma a guardia dei loro tesori erano solite creare ogni genere di trappola, così come mettere come custodi le pericolose musche maceddas, mosche mutanti assassine e velenosissime. Vi sono però anche fade buone e gentili, con ideali differenti da quelli delle altre loro sorelle, che si sono unite agli umani e hanno generato addirittura della prole. Il popolo fatato, o beate genti, è misterioso, con morali incomprensibili per gli umani. Meglio essere cauti quando se ne incontra uno. Quinto posto. Lungumano. Laggiù ci sono i mostri. La rocca è casa loro. Se non li sfameremo, pian piano saliranno e ci mangeranno. La Rocca di Lerma, provincia di Alessandria, pare essere un focolaio di eventi paranormali. Dal Medioevo, la popolazione sembra vivere in simbiosi con un'entità che si nutre di energia negativa, Lungumano. Gli hanno dato anche un nome latino, Homungulatis lermensis. Secondo le leggende è una creatura ibrida, mezzo cinghiale e mezzo umano, con abilità magiche e mimetiche. Di norma si nutre dei sentimenti negativi delle persone, ma a volte sbrana anche gli abitanti di Lerma, in particolare bambini e fanciulle. Pare che il suo terreno di caccia siano gli ambienti acquatici. Ma il mostro è solo una storiella per spaventare la gente, oppure c'è qualcosa di vero? Secondo le leggende, secoli fa un bambino sparì misteriosamente. Più recentemente, negli anni 90, una ragazza che nuotava nel torrente Piota disse di essere stata attaccata da uno strano essere con la testa di cinghiale e il corpo di uomo, e che riuscì a sfuggirgli per miracolo. Fin dal Medioevo, gli abitanti di Lerma hanno compiuto una cerimonia collettiva, a metà tra un rituale magico e una valvola di sfogo, per scacciare i sentimenti negativi, e ha molto in comune con l'usanza del capro espiatorio ebraico, in modo da sfamare la creatura che viveva nei pressi della rocca. Lungumano potrebbe essere nato come spauracchio locale e dal terrore verso certe creature del bosco, come i cinghiali, che sono tutt'oggi animali da non sottovalutare. Nota curiosa è che la leggenda del Lungumano sia molto simile alla storia di It, scritta da Stephen King. Un mostro vive in simbiosi con una cittadina, reclamando periodicamente dei tributi. Si nutre di energia negativa, ha doti mimetiche, nel caso di It è un vero e proprio mutaforma, e predilige come terreno di caccia gli ambienti acquatici. Sì, possiamo dire che Stephen King non ha inventato nulla di nuovo. Quarto posto. La borda. Ninna nanna. La borda lega i bei bambini con una corda e con una cordicella lega i bei bambini e poi li stringe. Con una corda e con un legaccio lega i bei bambini e poi li ammazza. Presso le paludi abita una megera bendata e pericolosa che affoga chiunque invada il suo territorio. Ha una particolare predilizione per i bambini. Lega e strangola le sue vittime, esattamente come riporta la ninna nanna. In altre versioni è più simile a una creatura anfibia, con la passione per l'affogamento. Alcuni studiosi del folklore locale riconducono l'etimologia del termine borda alla radice bor, che andrebbe ricondotta a Borvo, divinità celtica dell'acqua, e si ritroverebbe in una vasta area accomunata da un'antica presenza celtica, in toponimi e termini connessi all'elemento acqueo. Il fiume Bormida, località termali come Bormio, Bourmont-l'Assy, Bourbon-l'Archambault, parole francesi come brouillard e brume, che significano nebbia, o bourbe, melma. Al maschile assumeva il nome di Bordon a Parma, Bordeaux e Bordeaux a Milano col significato di orco, Bordeaux nel bormiese,
e con un significato geneticamente spregiativo. Nel dialetto milanese, borda significa nebbia, vapori condensati a terra specialmente in luoghi umidi, e borderà vale per insudiciare, macchiare con qualche materia specialmente liquida. Borda, nota nei dialetti cremasco e bormese, nel bergamasco aggiunge al significato di nebbia quello di maschera e di cartapesta. Anche la modalità delle uccisioni effettuate dalla strega, il suo strangolare le sue vittime, il suo trascinarle successivamente sott'acqua, potrebbe provenire da una peculiare tipologia di sacrifici umani praticati dai popoli celti e germanici. Terzo posto. Traga Korjos. Nella notte si muove un altro essere tenebroso messaggero di morte. Viene a portarsi via qualcuno e sceglie le notti più oscure, trascinando la pelle rinsecchita di un animale con la testa ancora attaccata. Mentre avanza, la pelle strisciava sul selciato producendo un rumore sordo che incute terrore in tutti coloro che l'udivano, umani e bestie. Secondo le leggende, su Traga Korjos, chiamato così a causa delle pelli che trascina, vagava per le vie del paese e la gente credeva fosse un'anima tormentata costretta ad andare qua e là senza riposo, e che il rumore che provocava fosse l'annuncio di qualche imminente disgrazia. Ogni tanto si faceva una messa speciale celebrata da 7 preti per costringerlo a lasciare il paese. Una notte d'inverno, un giovane spavaldo, udendo il secco rumore delle pelli che venivano trascinate, uscì di casa e cercò l'origine del rumore. Fu così che vide un'ombra a sinistra che sfregava sui muri delle case un enorme paio di corna. Impaurito, ma anche curioso, lo stolto seguì la creatura e, dopo un po', la tetra figura si fermò presso una casa per poi allontanarsi. L'indomani, in quella casa morì una persona. Secondo posto. Il Krampus. È l'aiutante cattivo di San Nicola. Il Krampus punisce i bambini cattivi e, nei casi più gravi, li trascina nell'inferno per poi divorarli. Ma questo demone ha origini ben più antiche del Natale. Pare essere un'arcaica divinità germanica e alpina, legata alla festa dello Iule. Per chi non lo sapesse, lo Iule celebra il solstizio d'inverno. Quando i missionari iniziarono la conversione dei popoli germanici, adattarono alla tradizione cristiana molti simboli e feste locali, e perciò la data del Natale cadde proprio nel periodo dello Iule. Però furono mantenute alcune tradizioni antiche, come l'uso del vischio, dell'agrifoglio e dell'albero di Natale. Spesso si confonde il Krampus con le Perchten, e pur essendo creature simili, ci sono delle differenze. Il primo viene celebrato nel periodo prenatalizio, i secondi in un tempo compreso tra Natale e Capodanno. Il Krampus è un'entità malvagia, anche se serve uno scopo benigno, mentre i Perchten sono per lo più positivi e cacciano gli spiriti maligni. Si dividono in Perchten belli o brutti. Pare che il loro nome derivi dall'antica dea prealpina Persta. Tali sfilate hanno caratteristiche comuni con le maschere di carnevale dei Mammutones, situato in Sardegna. Insomma, il Krampus è quindi un'antica divinità demonizzata e adattata alle esigenze cristiane. In Italia viene rappresentato durante il periodo natalizio nel Trentino Alto Adige, nel Friuli e nella zona di Belluno, mentre in Europa è una figura ricorrente in Svizzera, Austria e Germania. Durante le feste, persone vestite da diavoli vanno in giro alla vigilia di Natale a spaventare i bambini. Se per caso voleste approfondire la figura, nella scheda in alto c'è il focus sul Krampus. Primo posto. Beatrix, il re della caccia selvaggia.
E ora siamo arrivati a colui che farebbe tremare i grandi antichi Lovecraftiani, l'entità forse più pericolosa d'Italia e che a stento il diavolo riuscirebbe a contenere. Il terrore dell'oscurità, accompagnato da un latrato incessante di cani demoniaci e grida di dannati, mentre il vento gelido scuote le fronde degli alberi e un corno da caccia rompe il silenzio notturno. Stiamo parlando di Beatrix, il re della caccia selvaggia. Ma cos'è questa fantomatica caccia? In pratica è un corteo divino, spettrale o dannato, a seconda delle versioni, che caccia creature più pericolose di loro e che può essere avvistato nel cielo. Il mito è maggiormente diffuso nell'Europa settentrionale, ma anche nelle versioni in Francia, Spagna e Italia. Tra i protagonisti della battuta di caccia si trovano ad esempio Odino, Scandinavia, Re Artù, Britannia, Carlo Magno, Francia, Teodorico il Grande o Beatrix, Italia, Nuada, Irlanda, Arawan, Galles, Re Valdemar Atterdag, Danimarca, l'esercito antiguo, Spagna, o il re degli Elfi in Germania. La leggenda non è nient'altro che la mitizzazione della paura ancestrale del buio, dell'inverno, ma anche della foresta, legata alla condizione di pericolo e insicurezza per la perdita della percezione e la mancata protezione del gruppo di appartenenza. Essere testimoni della caccia selvaggia viene considerato presagio di catastrofi e sciagure, e i mortali che si trovano sul cammino del corteo sono in genere destinati alla pazzia o a una morte atroce. Insomma, i cacciatori sembrano pericolosi quanto un dio Lovecraftiano. Gli unici in grado di resistere alla maledizione e sopravviverne alla vista sono i beneandanti, sciamani guerrieri della tradizione veneto-friulana che combatterono contro gli stregoni malvagi. Per quanto riguarda il nostro paese, il mito della grande caccia è presente nelle valli alpine, dove la stessa è annunciata da una folata di vento freddo e l'abbaiare dei cani infernali. Il grande cacciatore è Re Beatrix, figura che potrebbe essere basata su Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti, maledetto per il suo comportamento e costretto a cacciare altre entità demoniache. Proprio Ravenna, che in passato era capitale dell'impero romano d'Occidente e città che Teodorico scelse come capitale del suo regno, è il luogo più a sud dove si trova questo mito, narrato anche da Boccaccio nel capolavoro trecentesco Decameron, nella novella Nastagio degli Onesti. Nastagio assiste alla perenne caccia di un cavaliere nei confronti di una dama che rifiutò il suo amore. Lui morì suicida e lei gioì della sua morte. Per condanna divina sono costretti a rivivere una caccia spettrale, scontando la pena per tanti anni quanto erano stati i mesi della crudeltà della donna verso il cavaliere. La caccia selvaggia è menzionata anche nell'Inferno di Dante, dove gli scialacquatori diventano prede di una muta di cagne demoniache, ed è citata pure nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. A Tione, in provincia di Trento, il capocaccia è un crudele signore tedesco di nome Baticler, che si fece costruire una fortezza sfruttando centinaia di uomini delle valli circostanti. Ultimata l'opera, per mantenere sottomessi i suoi sudditi, pensò bene di inscenare delle cavalcate notturne, accompagnandole con urla e latrati di cagnacci. Anche Molina di Fiemme era un paese letteralmente accerchiato dalle cacce selvagge che infestavano i boschi circostanti. Spesso i protagonisti corrispondevano ai nomi Pataù e Teatrico. Se qualche disgraziato osava sbirciare fuori di casa, domandando ai cacciatori una parte delle loro prede, la mattina dopo si ritrovava la casa bloccata di maledizioni. La vittima doveva aspettare il nuovo plenilunio e invocare gli spettri affinché si riprendessero la selvaggina. In Val di Cembra il corteo appariva tra il crepuscolo e la mezzanotte ed era composto da fantasmi e non morti, guidati da Teodorico, da Odino o da donne come Frigga e Olda. In Val di Non la leggenda sembra derivare dai massacri e dalle violenze durante le guerre dei contadini scatenate dalla riforma protestante. Parlando di altre zone d'Italia, in Lombardia viene chiamata caccia morta o cascia morta in dialetto, o caccia del diavolo. In Piemonte corteo della Berta o cascia di Canet. In Trentino cazza selvadega o ciasa mata in Val di Non. In Val Vassina casa selvadega. Menzioni d'onore.
Queste creature sono terrificanti, ma visto l'alto numero di sconfitte da parte di santi, divinità ed eroi, sono state relegate a questa piccola nomination. I draghi, creature mostruose, dal soffio velenoso o infuocato, sono presenti in quasi tutte le culture, sebbene in Oriente abbiano un ruolo positivo. Il drago nella simbologia cristiana rappresenta il male che viene sconfitto dall'intelletto umano. In Italia esistono svariati tipi di draghi serpenti, draghi gatto, draghi mezzi umani come il milauro, draghi piccoli e grandi, portatori di fiamme o malattie. Per maggiore approfondimento consiglio il video della Tana della Bianconiglia uscito per la prima stagione de Enciclopedia delle creature fantastiche. Le streghe. Non potevano non mancare loro, le serve del demonio. In molti miti le loro figure si fondono con i vampiri, come le Kogas, le Bruxa o le abitatrici dei campi. Altre volte hanno abilità simili agli incubus, come nel caso delle smare. Sono molto pericolose, ma non in tutte le leggende sono malvagie. In alcuni casi puniscono giustamente delle persone o aiutano i bisognosi. Le streghe sono la demonizzazione del diverso e dei praticanti degli antichi culti. Nonostante siano terribili, spesso vengono sconfitte dai paesani, i santi o altre figure benigne come nel caso della fattucchiera toscana Mozzanella. Sebbene la Borda in alcuni miti fosse una strega, abbiamo scelto di staccarla dalla famiglia delle streghe a causa della sua natura ambigua di spirito delle paludi. Infatti, pare più un'entità che un essere umano dotato di conoscenze magiche. Gli orchi, creature spaventose, protagoniste delle fiabe e leggende, secondo i racconti sono esseri umanoidi antropofagi dotati di poteri magici. Sono presenti sia nei miti greci e romani, sotto la rappresentazione del dio dell'oltretomba orco, che a loro volta hanno influenzato le trascrizioni nordiche. Grendel, uno dei nemici di Beowulf, si dice facesse parte della specie Orkneas, ovvero cadavere o salma di Orcus. Quindi gli orchi originali erano delle creature non morte o comunque legate agli inferi. Ciò è giustificato dal fatto che il poema sia stato trascritto durante il periodo di cristianizzazioni. In Italia, l'orco è un mostro antropofago che predilige le carni dei bambini. Nonostante ciò, in molti racconti e fiabe viene sconfitto dall'astuzia dell'eroe. Ci sono stati casi in cui gli orchi sono più gentili ed onorevoli degli esseri umani, come nella fiaba de L'orco a 7 teste, oppure come nel caso dell'orco burlevole o dei 2 coniugi orchi che difesero eroicamente un villaggio da un drago e che in loro onore la popolazione nominò la zona Valle dell'Orco. In Italia ci sono diverse rappresentazioni. Una di queste è l'Orcolat, una creatura mostruosa capace di generare terremoti. Il diavolo, il corruttore per eccellenza, l'avversario, l'angelo ribelle. Il diavolo è una figura particolare. Se nella religione ebraica e islamica è più uno strumento che Dio usa per testare la fede degli umani, nel cristianesimo assume un ruolo di antagonista, causando il famoso problema del male. Come può un essere onnipotente e buono permettere al male di esistere? Come può un angelo, sebbene il più bello e forte di tutti, a risultare la nemesi di un'entità dal potere assoluto? Bene, questa visione del diavolo come avversario è stata riportata nel folklore italiano, sebbene abbia una natura più da ingannatore che da corruttore. Offre servigi in cambio di un prezzo, il che lo rende un pericoloso affarista. Sebbene sia molto temuto e ci siano diverse leggende con finale tragico, come la leggenda di Lucida, nella maggior parte delle volte il diavolo viene sconfitto da santi o da reliquie. Una leggenda tipica dove il diavolo viene sconfitto da una persona scaltra è quella che caratterizza i vari ponti del diavolo sparsi per tutta l'Italia. L'angelo accetta di costruire un ponte particolarmente difficile da progettare in cambio dell'anima del primo essere vivente che metterà piede sul ponte. Un paesano furbo fa passare un maiale ed il diavolo è costretto ad accogliere l'offerta a malincuore. Come può una creatura avversaria di Dio venire ingannato da un misero umano? Ecco perché non si è meritato il primo posto nella classifica. C'è da dire che il diavolo folcloristico è molto diverso da quello mitologico.
Il diavolo ha un ruolo speciale anche nei tarocchi. È legato al numero 15 ed è una parodia degli amanti, dato che un uomo e una donna appaiono prigionieri del demonio. Il diavolo nei tarocchi ha un significato diverso se viene pescato per il verso giusto o se viene pescato al rovescio. In generale indica i vari vizi che rendono schiavo l'uomo e che per questo ci limitano nelle nostre imprese e che costituiscono una vera e propria prigione. È una carta principalmente negativa, indica cambiamenti improvvisi, oscurità, un momento di debolezza, senza alcun tipo di risultato positivo. A differenza degli altri tarocchi, se questa carta viene pescata al rovescio, allora ne vengono attenuati i caratteri prettamente negativi. Infatti, il diavolo può rappresentare la forza magnetica, la capacità dell'uomo di influenzare gli altri, di essere completamente padroni del proprio destino. Quindi, in un verso la carta rappresenta una prigione per se stessi, dall'altra la liberazione e il completo controllo sul proprio destino. Se per caso vi interessasse un focus sui demoni, vi riportiamo al video di quel nerd col pizzone.